Amici Lumismatica, bentornati in questo nuovissimo video. Collezionare è davvero così costoso? Servono migliaia di euro e soprattutto serve un grande patrimonio per riuscire a creare una collezione degna di nota? Lo vedremo in questo nuovissimo video. Ed ora, prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi al canale perché il 70% di voi che guarda i video purtroppo non è iscritto al canale. E questo è un gran peccato perché vi perdete video dedicati al collezionismo a 360 gradi che portiamo praticamente, ormai con una buona frequenza. Quindi iscrivetevi per non perdervi i nuovi video e ora anche commentate questo video per dirci se vi piace, se avete riscontrato anche voi queste informazioni utili e soprattutto buona visione, perché adesso andremo a sviscerare un po' di temi legati appunto a questo argomento, visto che collezionare partendo da zero non è mai semplice e ci si chiede spesso, ma per costruire una collezione del genere, quindi arrivare ad avere molti pezzi, è necessario per forza avere una disponibilità economica elevata? Questo dipende in realtà, dipende da vari fattori. Infatti, innanzitutto dovete valutare la tipologia di collezione che volete andare a costruire. Parliamo qui in generale, quindi sia di monete ma anche di altri oggetti. Se dovete andare a costruire una collezione di pezzi comuni, quali ad esempio in campo numismatico, pezzi della Repubblica, quindi monete che potete trovare anche a pochi euro al chilo o pochi centesimi a moneta, allora lì sì, con pochi soldi potete anche costruirvi una buona collezione ampia con pezzi di quella tipologia. Invece quando andiamo a parlare di pezzi più rari, quindi con un grande valore e un grande prezzo collegato riguardo appunto ad esempio alla rarità oppure allo stato di conservazione nel caso e nel campo numismatico, qui il discorso è diverso perché in base alla tipologia di periodo e di pezzo naturalmente il prezzo varia. Se parliamo ad esempio del Regno, ci sono dei pezzi che richiedono migliaia di euro. Ad esempio il 5 lire del 1914 di Vittorio Emanuele III richiede migliaia di euro. Se non sbaglio in fior di conio siamo anche sui 10.000 euro da catalogo. Adesso andate a vedervi le quotazioni aggiornate sul catalogo gigante, sull'applicazione, lì le troverete. Però ci sono appunto dei pezzi sia nel Regno che nella Repubblica che anche più antichi che richiedono sì veramente tanti soldi. Però voglio incentrare il discorso su questa tematica, vale a dire che a discapito di come dicono tanti video su YouTube che vi parlano di pezzi rari che potete trovare in casa, vi dico già in partenza che no, non è così. A meno che qualche vostro parente non abbia iniziato una collezione prima di voi e ve l'abbia lasciata, no, pezzi rari in casa e di grande valore non li troverete praticamente mai. Cioè parliamo di rarissime occasioni, come vincere all'otto domani, andate, prendete i primi 3 numeri a caso e vincete all'otto. No, non funziona così. La numismatica e il collezionismo non funziona così, altrimenti questi non sarebbero pezzi rari e non avrebbero quel valore lì, perché altrimenti si troverebbero con facilità. E quindi questo è un punto fondamentale da capire, perché innanzitutto appunto il tipo di collezione che volete andare a intraprendere è importante e già lì capirete un attimo in base ai prezzi di mercato quanto andrete a spendere. E poi il secondo punto è: non pensate di trovare monete dal grande valore, quindi parliamo di centinaia, migliaia di euro in casa vostra tra le monete che avete già. Io voglio subito mettere in chiaro queste cose perché in molti video vengono date come per scontate o proprio si dice l'opposto e poi la gente pensa di avere tra le mani un malloppo e di averli praticamente fatto jackpot, ecco. E non è così, in realtà non è così. E poi ecco, appunto, una volta che avete stabilito che tipo di collezione volete andare a intraprendere, lì allora il discorso cambia, perché ci sono varie metodologie per procedere. O acquistate direttamente da negozi e allora sappiate che lì troverete sì i pezzi che volete, ma i prezzi saranno alti rispetto ad esempio ad acquistare da collezionisti privati. Quindi richiederà un livello di spesa differente, soprattutto per la tipologia di collezione che vorrete andare a fare. Come dicevo,
se volete andare a collezionare la Repubblica, avete già in mente un'idea dei pezzi base, dei pezzi comuni, la spesa che andrete a intraprendere. Se volete iniziare invece una collezione di monete d'oro, ad esempio dei marenghi di Vittorio Emanuele II, dei 20 lire, dei 100 lire, allora lì sapete già che dovrete tirar fuori migliaia di euro, perché appunto si tratta di tipologie di monete, in questo caso legate all'oro, oppure anche se vorrete intraprendere una collezione completa di tutto il regno, quindi Umberto I, Vittorio Emanuele II e poi anche Vittorio Emanuele III, allora a quel punto dovrete sborsare per avere tutti i pezzi, intendo proprio tutti, migliaia di euro, perché ci sono all'interno anche dei pezzi R5, R7, e quindi dovrete avere bisogno, diciamo, di una grande disponibilità economica. Quindi il primo punto da fissare è questo: a prescindere non si può dire il collezionismo è per ricchi, il collezionismo non richiede soldi. No, io vi dico, a prescindere, il collezionismo in una certa quantità richiede sempre dei soldi, quindi a meno che appunto non abbiate già ereditato una collezione e diciate basta, io non la espando più di così, allora lì di soldi non ne dovrete spendere, ma se volete ampliarla in qualsiasi modo anche dovrete spendere un euro, dei soldi li richiede. La quantità appunto dipende. Io per diciamo dare contesto a questo discorso voglio portarvi dei dati miei del mese di gennaio. In questo caso io nel mese di gennaio per acquistare monete ho speso sugli 850 euro nel mese di gennaio, perché c'erano dentro anche poi le monete della zecca che ho acquistato e tutto il discorso lì, che poi vedrete anche in futuri video quando arriveranno quelle benedette monete della zecca, e ve ne parlerò. Però ecco, lì dipende dalle tasche, perché io ho speso quella cifra, però altre persone dicono magari ho il budget di 300 euro all'anno e spendo quello. Quindi a prescindere il collezionismo non è né troppo costoso né per ricchi, ma non è nemmeno, diciamo, per persone che non hanno nulla di soldi. È quello semplicemente il fatto di base. Perché dovete comprare pezzi nuovi, o ve li regalano o li comprate, non è che ci siano molte altre strade, o li ereditate. Queste sono diciamo le varie casistiche in cui potete incorrere. Di conseguenza chi vi dice no, il collezionismo è solo per ricchi, non è vero, perché ci sono delle collezioni che potete intraprendere anche con pochi euro. Il collezionismo no, in realtà potete farlo anche senza avere soldi, perché troverete in casa vostra pezzi rari, potete trovarli nelle vostre tasche. No, non è vero neanche questo. È una via di mezzo, cioè in base a quello che dovete spendere e alla collezione che dovete intraprendere, poi avete un budget. Io naturalmente ho il mio budget e altre persone hanno il loro, in base poi anche al numero e alla rarità del pezzo. Cioè se devo acquistarmi un marengo d'oro devo avere a disposizione in questo periodo, se non sbaglio, sui 350 euro, mentre qualche mese fa dovevo spenderne sui 300 euro per un marengo comune. Se devo acquistarmi un pezzo che costa solo quello 2000 euro, allora dovrò avere a disposizione 2000 euro da spendere in monete. E quindi è un discorso complesso da fare, perché ci sono varie casistiche e soprattutto dipende dalla vostra situazione personale e dalla vostra disponibilità economica, perché se avete 0 euro purtroppo non potete farci molto. Cercate in qualche modo di aumentare le entrate. Se avete a disposizione più soldi, invece potete valutare voi se acquistare appunto pezzi singoli, acquistare lotti e quindi rientrare delle monete che acquistate, oppure andare appunto in negozi, aste. Ci sono vari metodi per acquistare monete. Io preferisco acquistare in lotti, dare via le monete doppie per poi comprarmi nuove monete e quindi riuscire in qualche modo ad autoalimentare questa passione senza dover per forza introdurre risorse esterne che derivano dal mio lavoro attuale e anche da altri lavoretti che svolgo. Quindi questo è il succo del video e di tutto il discorso.
Valutate voi in base alla vostra disponibilità economica quello che potete spendere, però sappiate che il collezionismo costa, il collezionismo comunque ha un costo che varia a seconda di ciò che andate a comprare. Quindi chi vi dirà no, in realtà il collezionismo non ha un costo perché quelle monete posso trovarle tranquillamente in casa, sta palesemente mentendo. O chi vi dirà il collezionismo è solo per ricchi, vi sta palesemente mentendo. Quindi avete visto questo video, avete appreso queste nuove informazioni. Se avete nuovi spunti qui sotto da consigliare, mi raccomando, commentate il video e noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà molto molto succulento, perché stiamo preparando un qualcosa di grande e soprattutto coinvolgeremo qualcuno di interessante che avete già visto sul canale e che vedrete prossimamente. Noi ci vediamo, seguiteci anche sui social, Telegram, Discord, iscrivetevi a Patreon se volete supportare il canale, qualche link qui sotto e noi ci vediamo. Ciao!